Nuova puntata di Connectando Podcast, siamo arrivati alla 25 e oggi abbiamo una modalità nuova, ovvero un ospite versus l'altro ospite. Sto scherzando, sono qua con Federico Fadda, l'avete conosciuto nella puntata numero 21, apparire da qualche parte, andatevela a guardare, abbiamo fatto un caffè spirituale. E da quel giorno Federico è diventato un collaboratore del podcast, co-presentatore, eccetera, eccetera. Ciao Federico. Ciao a tutti, grazie Simo, grazie per la presentazione. Grazie a te. Il dibattito, la puntata con i dibattiti in realtà è prevista, ma non è questo il caso. Ebbene, e siamo qua per intervistare la nostra ospite Simona De Cortis. Innanzitutto benvenuta. Grazie Simone, grazie Federico. Come stai? Molto bene, grazie. Simona l'abbiamo già intervistata nella puntata numero 2 sui tarocchi. Però oggi non siamo qua per fare la seconda puntata sui tarocchi, oggi siamo qua per parlare delle rune. Simona, ti chiederei una piccola panoramica, una piccola breve presentazione sulle rune e poi un po' più avanti ci torniamo più in dettaglio. Va bene, grazie ancora. Non è facile parlare in breve delle rune, come dei tarocchi. Le rune sono dei simboli che vengono dalla mitologia norrena, nascono quindi nel nord Europa, a casa più o meno, anche se noi siamo più conoscitori della mitologia greca e romana, però sono uno strumento europeo e già questo per me è importante. Dei tarocchi è più indefinita l'origine, quindi vengono dalla mitologia norrena, si legano agli dei norreni, sono dei simboli che venivano utilizzati per dare indicazioni, anche semplicemente indicazioni nella vita quotidiana, non passare qui, questo passaggio è sicuro, attenzione pericolo e quant'altro. Sono dei simboli, come ogni simbolo, che hanno un significato anche più profondo, vengono usate anche come strumento divinatorio. Io propendo per altro, io sono sempre per la ricerca interiore, quindi sono dei simboli che ci aiutano a capire che cosa sta succedendo dentro di noi. Quindi non solo danno indicazioni fuori, nel mondo esterno, come ho detto, non passare qui, questo passaggio è sicuro, ma anche dentro di noi. Cosa sta succedendo? Cosa è meglio fare? In che energie sono immersa? Che energie sto vivendo? Questa situazione per cosa mi è utile e quant'altro. Quindi simboli e segnali stradali per il nostro viaggio interiore e nella vita. Questo. Perfetto. È probabile che ci siano già delle domande in corso di elaborazione sia da parte mia che di Federico, però prima di entrare, Simona, per chi non ha visto la puntata 2 che comparirà, guardatevela, e anche per Federico che non c'era, ormai sono passati, non so, 5-6 mesi, più o meno. Anche di più. Ci dici qualcosa per farti conoscere un pochino? Sì. Dunque, mi chiamo Simona, sono sarda come te, stesso nome, stessa provenienza, E lui? come voi due, come Federico anche, è vero. Tutti Quindi siamo sardi qua. sardi e adesso ci troviamo tutte e tre in Sardegna, tra l'altro, perché io vivo alle Canarie, in genere. Terra sarda, come sono venuta in contatto con questi strumenti, sia i tarocchi che le rune, grazie, perché sempre grazie, a un grande dolore e a delle difficoltà nella vita, delle vicende molto provanti, ecco, delle prove, che mi hanno portato a cercare oltre la realtà contingente, a esplorare altri cammini che fino allora non conoscevo tanti anni fa. Mi sono innamorata di questi strumenti, ripeto, perché io fin da piccola mi sono interessata alla psicologia. Per me è una materia fondamentale, importante, la ricerca dentro se stessi. Noi siamo il nostro campo di ricerca più divertente, interessante, è anche l'unico che abbiamo, perché noi possiamo esperire il mondo solo attraverso noi stessi. E qualsiasi cosa ci accada, ci succeda, è materiale di interesse, di meraviglia e di ricerca, appunto. Quindi ho trovato la psicologia, mi accompagna da sempre lo studio della psicologia, e poi questi strumenti io li uso e li leggo a un'esplorazione interiore, ripeto, invece che alla divinazione. Cosa succederà? Perché cosa succederà? È
prevedibile perché spesso siamo molto meccanici nelle reazioni della vita, quindi uno dice A e noi facciamo B, siamo proprio come marionette. Quindi in questo senso si può prevedere il futuro anche senza strumenti. Invece, più ci conosciamo, più ci esploriamo, più il futuro diventa sorpresa, perché noi riusciamo invece che a reagire, a rispondere e ad agire nel mondo con consapevolezza. Le rune, soprattutto, io almeno le sento più mie, perché poi ognuno ha i suoi strumenti. Le rune mi aiutano molto di più anche nel capire la vita, nell'esplorare e nel dare forma attraverso questi simboli proprio alle emozioni e a quello che succede. Poi magari entriamo meglio nel dettaglio. Ok, perfetto. Nel frattempo Federico è sparito. Bene, Simona, la mia curiosità, più o meno ricorrente nelle varie interviste, sarebbe quella, quando è iniziata questa conoscenza delle rune. Fede, non so se tu volevi aggiungere qualcos'altro. Ti facciamo un attimino un momento domande e poi continuiamo. Anch'io avevo un dubbio, o meglio una curiosità. Quando ho fatto la mia intervista, Simone mi ha chiesto come ti sei avvicinato alla spiritualità, no? Per me è stato, dicevo, per dissonanza, quindi mi sono allontanato tanto e poi qualcosa mi ha chiamato verso quella mancanza appunto, di spiritualità. E quindi hai detto una cosa come ho provato un gran dolore e quindi mi sono poi avvicinato a questo mondo. E quindi mi sono chiesto, ma tra tutte le cose che esistono, no? Che c'è dai tarocchi alla religione, alla qualunque, le rune ti hanno chiamato. Quindi com'è successo? Grazie per queste domande, rispondo a entrambi, perché le domande convergono nella risposta. Premetto, io sono cristiana nel senso che vivo secondo i principi di Cristo, soprattutto dopo quel dolore, quindi mi ha riavvicinato molto a Cristo. È successo che nel 2016, un anno davvero oscuro, dopo anche l'anno precedente, molto oscuro, una signora, non ero neanche in Sardegna, stavo vagando alla ricerca di lavoro, di me stessa, di quant'altro, avevo finito i soldi e una signora mi ha offerto una lettura di rune. Uscivano le rune del dolore, tutto quello che io stavo vivendo, e poi usciva questa runa, che era il Raido, la runa del viaggio. E lei mi ha detto, devi Mm. andare via dalla Sardegna. E io gli dicevo, "Ma non è possibile, non ho soldi per andare da nessuna parte." E continuavo a scegliere Raido, no, tu devi andare via. Se stai lì, non cambia niente, vedrai che andrai via, perché le rune stanno dicendo questo. Ma non è possibile. E era ottobre. E ho lasciato lì l'informazione, no, questa non ha capito niente proprio. Ebbene, questo perché è la meraviglia della vita, 2 mesi dopo è arrivata una chiamata inaspettata per fare la ragazza alla pari in America, per Fuori New York, dove mi avrebbero pagato biglietto da Alghero, perché ero in Sardegna, da Alghero a New York, Alghero Roma, Roma New York, tutto pagato, spesata, e le ragazze alla pari ti fanno vivere a casa loro, quindi non hai bisogno di niente. Io sono Certo. partita dall'aeroporto di Alghero che avevo 1 euro nel borsellino, non avevo soldi. E il passaporto, meno male il passaporto l'avevo già fatto anni prima per andare in La Australia. grande. E lì ho detto, mi sono ricordata della signora delle rune, e ho detto, ma aveva ragione, incredibile. Ha avuto ragione leggendomi dentro in quel momento tutto il dolore, tutte le difficoltà, e in più questo messaggio urgente che le rune mi dicevano che dovevo andare via. E quindi ho detto, ok, questo strumento mi interessa perché mi ha letto bene dentro e ha anche visto l'urgenza di andare via e la possibilità di farlo in modi in cui magari noi non pensiamo, noi pensiamo a un viaggio, te lo devi pagare tu. E invece è arrivata questa offerta che poi effettivamente mi ha cambiato la vita per sempre. Quell'esperienza lì in America sono rimasta 6 mesi con 2 visti. E quindi da lì ho iniziato a esplorare questo mondo delle rune, a sentirlo mio come strumento, poi me ne sono comprata, ci sono anche i tarocchi unici, non solo le pietre. È iniziato il viaggio con le rune proprio nel 2016-2017. Ok, ma i tarocchi ci Pazzesco. esistevano? I tarocchi ancora non li conoscevo, sono arrivati dopo, nella mia vita almeno. Però eri già in un percorso, insomma, conoscitivo, spirituale, eccetera. Sì, questo sì. Fede? E diciamo che c'è stata una sincronicità di tutti questi eventi e alla fine è questo che poi ti ha portato a sentire, insomma, quella scintilla. Esatto. Incredibile, Bello. E, incredibile. e ad oggi cosa rappresentano? Cosa sono per te, Simona, le rune?
delle confidenti, le migliori, le mie migliori amiche, perché sono me, loro, le mie, a me parlano e parlare con me, leggermi dentro, totalmente. Io non viaggio mai senza, sono sempre con me. Ok. So- No, è insomma un modo per lavorare all'interno. Hanno scritto miliardi di pagine sull'argomento, quindi è come a me un periodo scrivevo, no, e tutti poeticamente dicono no, apri la finestra e guarda quello che c'è fuori, però nessuno fa mai l'esercizio di aprirla ma guardare quello che c'è dentro. Quindi capisco il perché siano sempre con te, insomma, come se fossero un'estensione per scrutarsi. quindi te le porti appresso, Simona? Sempre, ovunque, tu sai, io viaggio tanto, in ognuno dei miei viaggi loro sono nello zaino, nella valigia, perché sono me. È il modo che io ho, io Simona, per connettermi con le parti di me più profonde, che a volte la mente tende ad evitare, così. E invece è l'unico luogo dove dobbiamo guardare, sempre per citare la Bibbia, il regno dei cieli è molto vicino, perché è dentro di noi, nel nostro cuore. Quindi le rune per me mi avvicinano proprio a me stessa e solo dentro di noi troviamo le risposte. Bene, prima di entrare un po' più nel dettaglio con le rune, che sono 24, giusto? Sì. Ok, visto che questa insomma è la rubrica di spiritualità e crescita personale, una delle 6 rubriche del podcast attuale, in questo preciso periodo, ti volevo chiedere, perché non te l'ho chiesto l'altra volta probabilmente, che cos'è per te la spiritualità, Simone, e come la vivi? Bella domanda. Come ho già detto, io sono cristiana, nel senso che cerco di vivere secondo i principi del Cristo, che sono ben spiegati nella Bibbia. Quindi la Bibbia è il mio libro, i Vangeli soprattutto. I Vangeli sono il mio punto di riferimento, insieme alla Divina Commedia, dopo. E la spiritualità è la ricerca interiore secondo i dettami del Cristo, appunto, è la connessione con qualcosa che trascende. Oggi quel motore che muove il Sole e le altre stelle, una parte di quel motore è dentro di noi, nel nostro cuore. E oggi pensavo che il cuore è l'ultima cosa che muore. Quando smette di battere il cuore si muore, è la prima cosa che nasce anche, non il cervello viene dopo. Quindi la spiritualità è essere connessi a questa forza che muove il Sole e le altre stelle, è la ricerca di noi stessi, ma in modo trascendente, quella connessione con qualcosa che trascende, che può avvenire solo attraverso l'apertura del cuore. Sembra banale, adesso hanno banalizzato e inflazionato tutto, la parola amore, la parola pace. Sì, e invece no, c'è scritto anche nella Bibbia, è uno sforzo a raggiungere al regno dei cieli, servono volontà e disciplina, non è tutto amore, non è tutto bello. Ecco, la spiritualità è anche volontà, sono anche volontà e disciplina nel conoscerci e non nel cambiarci, non dobbiamo cambiare niente, osservarci, però con quegli occhi che trascendono. Ok, Fede, devo farla questa domanda, perdonami, che cos'è l'apertura del cuore? A me lo chiedi a Federico? No, lo chiedo a te, poi se Ah, vuole rispondere anche Federico. eh. Ehm, riuscire a responsabilizzarsi prima di tutto, quindi ogni cosa che succede l'ho creata io, l'ho voluta io, non con la testa certo, ma con quello che trascende con l'anima, noi abbiamo un'anima, non tutti, connettersi sempre di più con la propria anima e vedere sempre più bellezza in quello che succede nella nostra vita prima di tutto e poi nel mondo, piano piano, andiamo per gradi, apertura del cuore, ma è anche, come dice Goethe, qui non ho la citazione, non l'ho scritta, non mi ricordo parola per parola, però è un bruciare, Goethe nel Faust, alla fine, dice, Frece trafiggetemi, saette, il fuoco che lo bruci. L'apertura del cuore è questo, non è niente di bello e di piacevole in genere, ma è quel bruciare tutto ciò che non siamo, tutte quelle maschere, tutte quelle finzioni, tutto quello che ci siamo creati, quei personaggi che abbiamo creato per avere amore e tutte quelle manipolazioni delle quali spesso siamo inconsapevoli, ecco perché ecco, bruciare tutto
aprirsi totalmente anche alla fede, alla fiducia e a uno sguardo di comprensione e non di giudizio verso noi stessi e quindi ma prima di tutto verso di noi, se no stiamo parlando di fuffa. Io non posso amare nessuno fuori se prima non mi conosco, nemmeno mi amo. Come i bambini, ti devo conoscere, devo prendere la temperatura, devo tastare il terreno, poi ti posso amare. Quindi se io non mi conosco, di cosa stiamo parlando? Quindi l'apertura del cuore, conoscersi sempre di più e il dolore comunque ci può chiudere o aprirci. Io soffro e quindi mi apro anche ad accettare, oppure una persona si chiude e quello si vede, quando uno è chiuso poi non entra niente e quindi non esce niente, non è amore, è tutt'altro. Questo. Ok, quindi non devi cambiare, devi conoscerti, il famoso noscete ipsum. Fede, so che vorrai chiedere sicuramente qualcosa, non so se è connesso con la Bibbia o con qualcos'altro, però vai, ti ascolto. No, oddio, io sono estremamente d'accordo con quello che ha detto, non vorrei andare fuori tema. Ieri, diciamo casualità, stavo studiando da un punto di vista rituale la funzione della candela, ok? Quindi hai un corpo, hai uno stoppino, hai la cera che si scioglie, la fiamma. Possiamo riconoscere chiaramente tutti gli elementi terrestri, insomma, gli elementi. Un elemento che non viene citato quando a volte si parla di questa ritualità è l'etere o quel qualcosa che sta al di là, no? Se tu noti una candela, per esempio, al di là, se certo la puoi soffiare, però se magari è in mezzo a una stanza e c'è, ti faccio un esempio, un'aria condizionata accesa, questo proprio da un punto di vista di osservazione, spesso la fiamma va verso l'aria piuttosto che fuggire dall'aria, sta nutrendo di ossigeno dell'aria che sta spostando, no? E quindi mi piace la visione che ha dato perché la paragono un po' a quello, cioè una volta che tu accendi quella fiamma hai il corpo che si consuma sempre di più, non sino a morire, perché di fatto non muore, semplicemente termina la sua funzione, che è stata quella di accendere quella fiamma e tenerla accesa finché poi quella fiamma non si ricongiunge, diciamo, all'etere, a quel qualcosa che va oltre. E quindi sta coronando il suo senso, in qualche modo. Una volta che tu accendi quella fiamma, non puoi far più finta che non l'hai accesa, cioè ormai quella cosa è accesa e continuerà a consumare il corpo, quindi la materia, in visione di un'ascensione. Quindi, non so, ha parlato di Goethe, eccetera. Si arriva a parlare quindi della scelta di distaccarsi da quello che è appunto il giudizio, la materia o il far finta di non conoscersi o non volersi conoscere e quindi liberarsi da tutte quelle cose per poi aprire il cuore e per me l'apertura del cuore è molto quella fiamma che finisce. Cioè hai finito quel ciclo umano, terrestre, tra virgolette, e quando davvero riesci a aprire il cuore stai comunque accedendo a un'altra dimensione in qualche modo. Era più un commento che una domanda. Va bene, grazie Fede. Vuoi aggiungere qualcos'altro connesso alla Bibbia, Fede, o torniamo alle rune? Rischiamo di andare un po' fuori tema. Rischiamo, però se siamo magari brevi, Allora, no, io da una poco, toccatina. devo dire la verità, sto ancora studiando. Non è un libro esattamente corto, né breve, né facile. Non ho ancora capito bene la differenza tra la Bibbia di Gerusalemme, a seconda dei temi, a seconda degli ambienti, ne consigliano una piuttosto che un'altra. Poi non posso che concordare sul, diciamo, l'imitatio Christi, quello di cui stavi parlando, quindi quegli insegnamenti del Cristo che sicuramente non sono insegnamenti sbagliati. Eh, Anche a quello, come ti ci sei avvicinata, come è nato questo innamoramento, in un'epoca in cui in realtà molte persone si stanno allontanando, anzi, magari quegli insegnamenti li vedono come qualcosa di, sai, da lasciare alle spalle. E personalmente io sono dal tuo lato, però no, mi chiedevo, ecco, come hai interagito, perché molto spesso, scusa se continuo, diciamo rune, tarocchi, tutto quello che per la percezione occidentale, europea, ben pensante, viene visto come pagano,
ecco, come hai trovato questa commistione? Fermo restando che anche nella Bibbia c'è tanto paganesimo, soprattutto nell'Antico Testamento e così via. Però, Grazie per la domanda, soprattutto per una parola che hai detto, innamoramento. ok. Io sono di Cristo. Siamo nati in Italia. Noi Sì, dobbiamo sempre valutare le energie del territorio dove nasciamo, non nasciamo a caso, cioè, quindi siamo qui vero. e quindi siamo impregnati delle energie del cristianesimo. Poi che si voglia fuorviare la gente perché nella Chiesa i preti sono esseri umani, perché la Chiesa ha fatto del male, questo proprio non mi interessa, queste sono scuse per allontanarsi dagli insegnamenti del Cristo che sono davvero duri da rispettare. Non è che lui è arrivato e ha Giusto. detto amiamoci tutti, che bello. No, no, ma manco per niente. Nelle parabole parla della genna, di pianto e stridore di denti, così. Quindi siamo cresciuti, credo anche voi, con questi insegnamenti. Poi ho avuto un periodo in cui mi sono allontanata, io ho fatto la cresima a 23 anni, non l'ho fatta in terza media perché non ero sicura. Perché? Quindi ho studiato poi anche altre religioni, viaggiare mi ha aiutato, ho frequentato musulmani, chiese, protestanti e quant'altro. Ho se- All'inizio tutto era un po' mentale, un po' come dici tu, ma la Bibbia di Gerusalemme, ma che importa? No, è troppo mentale. Però uno dal mentale poi passa al cuore. In realtà le cose che dice il Cristo nel Vangelo le senti e soprattutto nei momenti di dolore, quando niente ha senso, quelle parole, e i salmi, Salmo 90 da leggere sempre prima di dormire come protezione, quelle parole risuonano nel cuore. E il punto del Cristo, e molta gente si allontana anche per questo, perché non ti dà quello che chiedi, ma non è questo, è un cambiamento interno. Cioè, Yes. non è fuori, tu che senti quel fuoco dentro, che quelle parole ti risuonano e hai sempre più fame e sete di quello che lui dice. E come lo rapporto alle rune? Dante è stato la chiave, la Divina Commedia è stata la chiave per me per unire il significato delle rune a quello che Dante dice, poi i principi del Cristo, ecco questo passaggio, quindi rune, Dante al centro, come noi tre, e i Vangeli. Io parlo dei Vangeli, l'Antico Testamento è un po' più crudo, molti si fermano lì, no, andiamo avanti, c'è anche il Nuovo, quindi le lettere, San Paolo, anche se è molto forte, però è molto utile, è molto maschile sicuramente come energia, e quindi le rune, grazie a Dante, e al suo viaggio inferno, purgatorio e paradiso, quindi vedete le tre famiglie runiche, i tre aet delle rune, con le tre cantiche della Divina Commedia, inferno, purgatorio e paradiso, perfetto. E questo mi ha aiutato a unire, poi ripeto, io non le uso in modo divinatorio, il futuro non lo conosciamo, quindi perché capisco che molti cattolici, soprattutto di nuovo, vengono demonizzati questi strumenti, ma come scusa per allontanarsi da se stessi. Io li uso per esplorare Simona, me stessa. Perfetto, torniamo, Chiarissimo. Grazie. grazie. Torniamo appunto, continuiamo con le rune. Entriamo Sì. un attimino più nel dettaglio. Cosa ti senti di dirci per conoscerle un po' meglio? Dunque, dicevo, siamo brevi perché questa è un'infarinatura. Ho Certo. preparato anche un breve manuale perché poi ho viaggiato in Messico e anche lì ho fatto un corso di rune con una messicana anche per vedere un attimo il loro taglio, la loro lettura. Ci sono tante letture e tanti significati. Ci sono significati quotidiani delle rune così immediati, dei significati più profondi, esattamente come la lettura della Divina Commedia su tre piani diversi. Questo è importante. È importante la Mm. delicatezza verso il consultante, sempre essere imparziali. È importante lo stato d'animo, perché come ho detto prima, quando noi prendiamo le rune, ma veramente sono condizionate tantissimo da quello che noi abbiamo dentro in quel momento, quindi bisogna essere centrati. È importante l'offerta di un elemento della natura, che sia fuoco, che sia acqua, che sia aria, quindi bruciare dell'incenso, perché noi ci stiamo connettendo con delle energie che trascendono e stiamo chiedendo l'accesso a delle informazioni che ci sono un attimo non occultate, ma dobbiamo chiedere il permesso, perché non ce le abbiamo. Se ce le avessimo non chiederemmo alle rune. Quindi stiamo chiedendo il permesso di accedere a queste informazioni. È una cosa importante, bisogna entrare in questo raccoglimento prima di leggere le rune. E come ho detto sono tre famiglie, tre aet vengono chiamate. A runa significa sussurro, perché il cuore sussurra, non urla. Le informazioni dell'anima sono lievi perché? Perché ci vuole lo sforzo per volerle ascoltare. E questo è il punto, ci vuole la volontà. Ok. E
Simona, chi sussurra? Cioè queste informazioni da dove arrivano? Inconscio collettivo, campo morfogenetico, dimensioni superiori? Sappiamo qualcosa? Gli dei, le divinità associate? Bisogna stare attenti, sempre, ecco perché dico offrire, indossare qualcosa che ci protegge, non può essere un rosario, perché non sappiamo appunto per quanto mi riguarda, perché Ok. c'è gente che dice di parlare con l'Arcangelo Michele, a me non mi devono dire queste cose, l'Arcangelo Michele non viene a dire le cose a te, sicuramente ha altro da fare, questo lo penso io, quindi quando ci stiamo connettendo, nell'astrale c'è di tutto, c'è anche il macellaio che è morto 2 giorni fa, capito? Che ti dice che è l'Arcangelo Michele magari, quindi Mm. lì sta al consultante appunto vedere le sue energie, chiedere e valutare anche, nel senso, se viene detto sì, al consultante, a chi sia consultante, qualcosa, io le uso anche in questi termini, che però non gli risuona. No, questo non lo sento vero. Ha ragione lui. Ed è a me è successo con un'amica che legge le rune da 30 anni. No, perché così? No, ho detto, questo non è per me, è per te. Lei stava mettendo del suo nelle rune, ma questo mi ha permesso di capire che non era un'informazione veritiera, che non la sentivo mia, infatti così era. Quindi le rune permettono anche questo. Quando sono in dissonanza vuol dire che no, che non ci si è connessi veramente, che si è rimasti magari nel loro piccolo mondo, succede, siamo esseri umani. Però quello a cui ci stiamo connettendo non lo sappiamo mai. Ecco perché è sempre bene offrire, proteggersi e prendere con delicatezza, con attenzione i messaggi, non tutto per vero, Certo. è la pratica, perché nell'astrale c'è la qualunque. Chiaro. Eh. Ascolta, dicevi che sono 24 divisibili in 8 famiglie, non so se possiamo chiamarle Sì, così. Ah, anche 3 loro. famiglie, 3 famiglie di 8 Cosa ho rune. detto? 4? No, hai detto 8 famiglie, Sì, 8 rune per famiglia. Va sì, bene. esatto, ok. Butta un Quindi altro numero. 3 famiglie e in ogni famiglia 8 rune, Sì. giusto? Ok, mi ero perso un attimo. Ho pensato una cosa e ne ho detto un'altra. Vabbè, a volte mi capita. Ma anche loro raccontano un viaggio, forse te l'ho già chiesto, sulla falsariga dei tarocchi e anche dei segni astrologici in qualche modo? Sì, e questo ci fa capire che in fondo c'è la radice la stessa alla fine, ed è anche questo meraviglioso, perché c'è una verità di fondo, la verità esiste. Quindi sono 3 famiglie, la prima è legata a Freya, la dea della fertilità, e infatti la prima famiglia è l'inizio del viaggio. Quando inizio a parlare delle rune singolarmente, forse è anche meglio. Se ce le vuoi far conoscere, Sì, presentare un sì. pochino. Le rune, sì, vengono lette Futark, dalle iniziali delle prime rune, le prime 6 rune. Futark, la prima runa è Feu. Io vorrei anche mostrarle. Ok. Ecco, perché i simboli sono importanti, il loro significato. Quindi vado veloce, se no diventa Vai. tedioso, noioso e troppo lungo. Quindi Feu è la prima runa ed è la runa che rappresenta l'abbondanza, nel senso che noi quando partiamo per un viaggio, dobbiamo avere tutto il necessario di base, i bisogni primari soddisfatti per poter iniziare il viaggio. Mm. Ok? Dopo c'è Uruz. Uruz, fantastico, rappresentava poi l'uro e l'energia, non so se si vede, ecco, sembra un ponte, in realtà erano le corna dell'uro, una porta, è l'energia che ci serve per iniziare il viaggio. Quindi bisogni primari soddisfatti, abbiamo da mangiare, abbiamo la compagnia giusta, è l'energia per andare verso il viaggio. Poi c'è una runa che a me personalmente, quando mi esce nelle letture, un po' male, ed è Turisaz, che è la spina, come a telo di Thor. Thor è il dio che deve tenere a bada i giganti, rappresenta anche una porta, quindi dipende sempre dalle domande che facciamo, da consultante e quant'altro. E anche il fulmine che cade a ciel sereno. Ma in questo caso, nel viaggio, è la porta. Noi dobbiamo attraversare la porta, rispondere alla chiamata, dire sì. Molti si fermano prima. Oltrepassare la selva oscura ed entrare dove non c'è ritorno, lasciato ogni speranza. Ecco. È la 3, ha È la senso associarli terza. a un numero? O non ha senso associarli a un Sì, numero? certo, sì, La ha terza. molto senso. Sì, la terza Ok, runa. ok. È la spina perché può essere anche molto dolorosa. Tra l'altro, curiosità, è la spina anche della magia nera, nel senso che quando esce magari c'è qualcuno che non dico magia nera, ma che crea interferenze. In Sardegna, malocchio anche, ecco, c'è qualche interferenza esterna che punge. Quindi la terza, poi c'è Azuz,
la mia amata Anzuz, che è la runa, eccola qui, dell'ascolto, della comunicazione. In una lettura quotidiana può voler dire semplicemente che si riceve una chiamata, che si riceve un messaggio, se no la runa della connessione, del ricevere le intuizioni dall'alto, Anzuz. E poi c'è la runa che mi ha fatto innamorare delle rune, che è Raido, la runa proprio del viaggio. Siamo pronti a partire, è una R, vedete? Ok. Su Ride, il cavallo, stiamo parlando, le rune sono nate veramente secoli fa, quindi il cavallo serviva appunto per fare i viaggi, è anche la runa del viaggio interiore, non solo esteriore. Quindi siamo quasi pronti, che cosa ci serve? Ci serve Kenaz, la vedete? Eccola, Ok. ok? E la fiaccola, la luce, la chiarezza, la luce interiore anche che ci serve per partire. Molti dicono che rappresenta due strade che si dividono, dipende dalle rune che ci sono prima e dopo nei tiraggi anche. Ok. Quando stiamo facendo un viaggio abbiamo bisogno del fuoco interiore anche, non solo dell'energia fisica di Uruz, ma del fuoco interiore che ci spinge. E poi la mia preferita, perché è la runa dell'amore, dell'incontro, infatti non la vedo, dove sei? Eccola. È una X, si chiama Gebo, è il dono, eccola qui, la vedete? Ok. Gebo e il dono sono due linee che si incontrano, e l'equilibrio, lo scambio, il dare e avere, rappresenta infatti anche le relazioni. E l'ultima della famiglia di Freya è Vunjo. Mi piace tanto perché Vunjo, eccola qui. Una P. Esatto, sì, più o meno, così, una bandierina. Vunjo rappresenta il bambino interiore, quello tutto contento, felice. È legata al dio, adesso mi sfugge il nome, ma per un lapsus freudiano, comunque al figlio di Odino, Bendler, che era, se ho sbagliato il nome chiedo scusa, ma è proprio una lapsus. Era un bambino felice, più bello degli dei, amava tutti, era innocente, come siamo noi quando veniamo sulla terra, ma non poteva vivere a lungo, infatti viene ucciso, faccio la storia molto breve, è ucciso, così muore, che è quello che succede a noi. Noi siamo tutti belli pronti per il viaggio, ma dobbiamo essere spezzati, la vita ci deve aprire, le ferite, quelle evolutive, si devono aprire. Grazie a chi? Ai nostri migliori amici travestiti da nemici. Ecco perché prega per i tuoi nemici, perché in realtà sono quelli che ti aprono. Noi siamo arrivati a Vunjo, siamo belli innocenti con lo zainetto pronto, ma la vita ci deve aprire, perché sennò non diventiamo consapevoli. Vunjo è la luna dell'allegria, ma siamo ancora inconsapevoli. Siamo ancora chiusi nell'ovetto, nella pancia della mamma di Freya. Dobbiamo uscire dalla famiglia di Freya, dal primo Aet, e entrare nel secondo Aet, quello di Heimdall, che è il dio che protegge l'arcobaleno, il ponte, Bifrost, il ponte comunque arcobaleno che collega il regno dei mortali a quello degli dei. L'arcobaleno così è anche inconsistente, cioè nessuno può andare fisicamente sull'arcobaleno. Lui protegge questo ponte che permette l'accesso, di nuovo, come Dante con la metanoia, che poi passa dall'inferno al purgatorio, dove c'è l'angelo, è un po' più forte dell'arcobaleno. Ecco, Heimdall è colui che poi annuncerà il crepuscolo degli dei, quindi la fine della battaglia finale. Lui sente tutto e ci permette, il secondo Aet, la seconda famiglia, attraverso le prove della vita, perché il secondo Aet è duro, le rune del secondo Aet sono veramente dure. Quando escono mi vengono i brividi. Si permette attraverso queste prove di attraversare l'arcobaleno e giungere al paradiso, al regno degli dei. Ecco, questa è la seconda famiglia. Infatti la seconda famiglia, dopo Vunjo, il bambino tutto contento, inizia con la runa del dolore, così la chiama la mia insegnante messicana. È una runa molto bella, in realtà, bella il glifo, ma si chiama Agalaz. Ok, Simona, dammi un secondo. Allora, ogni runa è associata a una divinità? Sì, anche. E ogni famiglia pure ha una divinità? Sì, le famiglie sono associate a tre divinità. Le rune, una per una, no, diventa lunghissimo, però sì, ogni runa è ad esempio Agalat è associata a El, che è la dea dell'inferno, del mondo di ghiaccio. Adesso perché? Quindi sì, ogni runa è associata a una divinità, è anche a una lettera, è anche un numero, a seconda del numero che hanno. Infatti c'è un ordine, non è che le possiamo presentare così a caso, appunto perché è un viaggio, quindi una tappa del viaggio. Agalaz, l'inferno di ghiaccio, ma anche il nostro inferno è di ghiaccio, cioè Lucifero è nel ghiaccio, non è nel fuoco, è la runa del dolore, perché è la runa che ci dice che
tutto si spacca. Può annunciare anche la rottura di un osso, perché è legata anche tipo a Saturno, alle ossa, allo scheletro. Ecco, anche le rune sono legate anche a degli organi del corpo, nonché a segni zodiacali o a periodi dell'anno, diversi giorni dell'anno, perché loro sono solo 24 nell'anno, abbiamo 365 giorni. Agate è l'inverno, ed è quando ci rompiamo. La rottura degli schemi. In una lettura, sono donna, quindi una lettura giornaliera può anche dire guarda che ti arriva il ciclo oggi, si rompono, ecco, così molto semplice. È la runa del dolore, è dolorosissima. Ed è fatta da vedete, tre segneti, tre stecchette, insomma, in mezzo c'è 2 laterali, una linea che unisce, obliqua. C'è un significato anche di questo, ma se non vado troppo lunga. Agalaz è seguita da Nautiz. La devo trovare. Dove sei? Tipo una sorta di croce. Ecco. Esatto, che è diversa però dalla X di Gebo. Questa si vede benissimo. Questa è Perfetto. HD. Perfetto. Vedete, adesso sono 2. Da 3 paletti siamo passati a 2, ci stiamo spogliando. Quindi veniamo spaccati, spogliati un po'. Nautiz è la runa della necessità e dell'attrito di quel fuoco che poi si accende. Infatti, sapete i 2 paletti che si sfregano per fare il fuoco? Quello è Nautiz. Ma questo sfregamento è dolorosissimo. Ed è la necessità del spogliarsi di quello che non ci serve. Dopo Nautiz, sempre più spogli, finiamo con Isa, la runa di ghiaccio. È solo una linea dritta. Ok. Ghiaccio. Fermo, è tutto fermo. Siamo nel ghiaccio. Ma il ghiaccio è acqua, è vita, non è morte. Anche perché non è finito, non sono finite le famiglie delle rune, però sono le prime 3 rune dell'Aed di Heimdall, che è quello delle prove della vita, che sono durissime, ci portano a spogliarci di tutto. Dopo Isa, l'inverno totale, arriva Gera. Dove sei? Un'altra delle mie preferite, che però, eccola qui. Non so se si vede. Sì, sono 2 rune che come si come se si abbracciassero così, 2 piccole kenaz praticamente, che si abbracciano e danno il senso di movimento. Gera è l'attesa, ma l'attesa viva dopo il ghiaccio, quindi dopo l'inverno, è il raccolto. Quindi dopo il freddo dell'inverno, le rune sono legate anche a fenomeni atmosferici, arriva la primavera, si esce dal letargo. Gera indica anche pazienza, ci dice che ogni cosa a suo tempo, tu puoi raccogliere i frutti soltanto dopo un po' e soltanto quando sono maturi, quindi stai tranquillo. Gera indica che c'è una rinascita, ma bisogna aspettare. Porta pazienza, ecco. Dopo Gera, la runa che corrisponde al mio periodo di nascita si chiama Ewaz. Non so se si vede? È albero, giusto? Vedete? È bellissima, si chiama Eiwaz e per me rappresenta il purgatorio di Dante. Perché? È una doppia spina praticamente. Una parte è agganciata al basso, vedete? Poi c'è questa linea che va su e un'altra parte è agganciata in alto. La linea che va su è quello che dobbiamo fare noi. Quando arriva un dolore, quando arriva un'emozione forte, noi dobbiamo rimanere in quella linea in tensione. Una parte di noi è ancora agganciata al basso, e sarà sempre così, siamo in questa vita, siamo qui per questo. La tensione ci porta ad agganciarci anche verso l'alto. È una runa provante, dolorosa, perché quando dobbiamo rimanere in osservazione, nella presenza, anche solo quel secondo prima di reagire, questa è Waz. Rappresenta l'albero del tasso, rappresenta la resistenza. Ci dice che c'è energia viva e che siamo connessi sia dal basso che all'alto, dobbiamo anche ammetterlo. Dentro di noi c'è qualcosa che ci tira giù, nell'inferno si scivola, però c'è sempre quella tendenza, perché Dio chiama tutti a sé, questo lo dice la Bibbia anche Dante, c'è quella tendenza verso l'alto, ecco noi dobbiamo rimanere lì, quella tensione purgatoriale che a volte è tanto tanto dolorosa. Questa è Waz. Quindi questo rimane nella tensione, stai tranquillo che arrivano i frutti e poi arriva Perth, meravigliosa, un calice praticamente, eccolo qui, lo vedete? Sì. È un calice che si apre così, aperto. Perth è la runa del mistero. Perché noi non possiamo conoscere tutto, ce lo dice, guarda che ci sono cose che non dipendono da te. Abbi fiducia, ma questa informazione qui ancora non è chiara, non la puoi sapere, non dipende da te, ed è anche il calice, il calderone in cui è stato ricomposto Dioniso, viene da dire, per la mitologia greca, è la terra che abbraccia il seme, e noi non sappiamo cosa sta succedendo dentro, però qualcosa succede, quando c'è aperto qualcosa sta succedendo, ma ancora non lo sai, aspetta, è tutta un'attesa provante, un'attesa viva e attiva, tutta questa famiglia di Heimdall. E poi
eccola qui, fantastica, la luna di Odino al GIZ. Di Odino? Vedete? Ah. Sì, si chiama così, la luna di Odino, Sì. perché c'è lui dietro, la vedete? Sì? Tra l'altro può rappresentare anche il Cristo in croce, in realtà è Stavo una per luna dire. così, sì, Ah. vedi, è tutto collegato. E così rappresenta la preghiera, rappresenta lo spazio sacro. Noi effettivamente quando ci connettiamo verso l'alto riusciamo anche a proteggere il nostro spazio sacro, perché siamo connessi, nessuno può interferire. Se io sono connessa con Simona, nessuno può interferire, può toccarmi, capito? Perché io sono in me, io esisto, so Certo. cosa voglio, è questa. È la preghiera che ci aiuta a proteggerci, a connetterci e quant'altro. Quindi al GIZ è questo. Ci dice anche che dobbiamo proteggere il nostro spazio sacro e che siamo protetti. Perché poi una cosa, ecco, che non ho detto, chi usa i tarocchi, soprattutto runici, li usa solo al dritto, ma in realtà queste pietre possono uscire anche capovolte. Quando escono capovolte, non è il messaggio contrario. A volte, secondo alcuni, poi dipende sempre da chi legge, secondo alcuni, ad esempio, no, Tiz, che erano i paletti che si sfregano, al contrario è meglio perché indica che ci si sta liberando di quel dolore. Dipende, ecco perché bisogna leggere, fare letture per capire anche per noi che cosa significa quella runa lì. Quindi quando escono al contrario, per essere molto breve, se no andiamo troppo lunghi, non è il significato contrario rispetto al dritto, no. Anzi, per me è un invito ad andare verso la luna al dritto. Ad esempio al GIZ, al contrario, ti dice che forse non ti stai proteggendo molto bene. Bene, cosa puoi fare per proteggerti? Quindi io pongo sempre domande in questo senso. No, guarda, fai attenzione, no. Ok, guarda, forse puoi fare qualcosa di più per proteggerti. In questo senso qui. Non sono nefaste, mai sono nefaste. Alcune rune non hanno verso contrario, soprattutto quelle di dolore come Agalat o il glifo di Isa, perché sono dritto, non parlo così. Quindi questo. Continuiamo, ecco, un'altra runa che non ha verso contrario, che è la mia runa, perché la runa della lettera S è anche quindi Simone, è l'ultima dell'A e di Heimdall, quindi abbiamo finito in questa seconda famiglia le prove, abbiamo capito, ci siamo conosciuti, abbiamo attraversato le prove, abbiamo capito che noi dobbiamo proteggere noi stessi e siamo capaci di farlo, e arriva il sole, Soelo, vedete? È una S, un fulmine. Era la runa che usava anche Hitler per le SS. È una runa di potere. Le rune possono essere usate anche per scopi manipolativi, per carità, sono comunque strumenti di potere e di conoscenza. Quindi la S è la runa di potere. E la domanda è: come lo usi questo potere? Come usi le conoscenze che hai acquisito fino adesso? È una runa molto delicata e, come dice l'uomo ragno, ha grandi poteri e grandi responsabilità. Ma è così. Come usiamo anche l'influenza che possiamo avere sugli altri? Un genitore come usa il suo potere nei confronti? Noi abbiamo sempre potere nei confronti degli altri, anche quando non ce ne accorgiamo. Come lo usiamo? Ecco, Soelo è questo. E poi il sole. Quando c'è Soelo è la verità che viene fuori. Attenzione, perché il sole può anche bruciare. Ecco, qui finisce la famiglia di Heimdall, abbiamo finito l'Aet delle prove. Cosa dobbiamo fare? Cosa deve fare adesso l'eroe nel suo viaggio? Quindi ha attraversato le prove, ha capito qualcosa. Aspetta, Simo, le prime due famiglie, mi ricordi cosa rappresentava la prima famiglia e la seconda? La prima è la preparazione al viaggio, quando prendiamo tutti gli strumenti che abbiamo per partire. Siamo tutti belli, pieni, tranquilli. E siamo ancora inconsapevoli. Inconsapevoli totalmente. Ok. Poi arrivano le prove. Viaggio, perché scegliamo di andare, la vita ci apre, però in quell'apertura noi troviamo noi stessi. Perfetto. Siamo ancora nel secondo. Siamo nel secondo. Ok. Sì. Poi c'è la terza famiglia, il terzo Aet, che è quello di Tyr, che è il dio che ha sacrificato il suo braccio, il dio della giustizia, perché poi la vita è sempre in equilibrio. Quindi il dio della giustizia, non giustizia nostra, giustizia divina, noi non sappiamo niente di giustizia, che in realtà esiste sempre, perché è tutto giusto, secondo lo sguardo divino, che noi abbiamo uno sguardo piccolo, anche quella apertura di cuore, vabbè, non ti puoi mettere con gli occhi di Dio, non ce li hai. Certo. Ecco, Tyr, il dio della giustizia, cosa fa? Sacrifica il suo braccio, quindi che cosa ci dice già dall'inizio? Che noi dobbiamo perdere qualcosa per poter aprire il cuore e per poi poter donare quello che abbiamo appreso. Tutto a un prezzo, in qualche modo. Tutto a un prezzo, sì. Lui ha sacrificato il braccio per calmare il lupo Fenrir e per potergli mettere il collare che l'avrebbe tenuto a bada, se no quello avrebbe mangiato tutti. Però, insomma, quello che ha guadagnato
la salvezza momentanea, perché poi ci sarà la distruzione totale, sì, ha permesso, ecco, agli dei di esistere, a noi di vivere e di raccogliere questa vita, perché noi siamo qui nella vita per raccogliere esperienze, emozioni e per viverle tutte, per assaporare anche il dolore, se no, insomma, rimaniamo nella prima famiglia e ci perdiamo il viaggio. Ecco, Tyr questo. E anche Odino ha sacrificato che cosa? Il suo occhio per avere la visione delle rune, perché vengono da lui. È un po' come Tiresia nella mitologia greca, era cieco. Perché? Perché per vedere davvero questi occhi non ci servono. Sembra paradossale, ma è così. Ecco, quindi entriamo nella Et di Tyr, nell'ultima famiglia, e come ci entriamo? Con la runa che rappresenta proprio questo dio della giustizia, che è una freccia. Vedete? Ma La freccia del guerriero. è il contrario di Algiz? No, no. Ah, no, vabbè, poi sempre contiamo che venivano fatte anche con i legnetti, quindi sono sempre Ok. delle righe. No, questa è proprio una freccia. Algiz Ok. ha le braccia così, Le braccia, ma ok, ok. la freccia può essere anche al contrario, ma che cosa rappresenta? La vittoria, che le cose vanno magari come vogliamo che vadano, ma anche la lotta, nel senso che c'è fatica dietro, Tiwaz si chiama, c'è fatica dietro Tiwaz, stiamo parlando di una guerra che normalmente è dentro noi stessi, questo dissidio, la volontà, può essere anche, non lo so, ritardare 10 minuti il soddisfacimento di un desiderio, questa Venere che ci porta all'inferno, ecco, dalla gola, per dire brevemente, gli incontinenti di Dante, che sono all'inferno. Nell'inferno si scivola. Se fanno il percorso, il viaggio dell'eroe, passano attraverso il purgatorio, arrivano al paradiso. Dove arrivano al paradiso? Nel cielo di Venere. Sono gli spiriti amanti. Quindi dalla nostra, dall'ottava bassa, da qualcosa che noi consideriamo come un difetto, che poi non lo è, ecco, perché con noi non dobbiamo cambiare, dobbiamo solo andare verso su. Dal nostro difetto, la gola, ad esempio, o la lussuria, Sì. noi attraverso questo viaggio, la trasformazione, la perdita di quello che amore non è, possiamo diventare spiriti amanti. Quindi praticare nel mondo l'amore, l'apertura di cuore, quelli del cielo di Venere. Ecco, Tiwaz ci dice che c'è una lotta dietro, la volontà. No, quel quadratino di cioccolato adesso non me lo mangio perché lo mangio così meccanicamente. Aspetto. Ed ecco la tensione che abbiamo visto con Tiwaz, la tensione, sì, che si aggancia sia su Dei due che agganci, giù, sì. che ci porta alla consapevolezza, alla volontà, un attimo, alla presenza, per poi dire, vabbè, poi magari me lo mangio lo stesso il cioccolato, però sono stato presente lì sotto, ho sentito quella tensione, ho sentito che era una cosa meccanica. E con questo Tiwaz ci parla di questa lotta e della vittoria. Quindi va bene. Dopo Tiwaz c'è, favolosa, Berkana, vedete? Poi sono molto eloquenti già i simboli, la vedete? Il Bluetooth. Sì. Sì, beh, Bluetooth sono rune, anche il simbolo del Bluetooth, effettivamente. È una donna incinta, è una B, è anche una donna incinta, è il profilo di una donna incinta. Rappresenta Che la primavera. prospera. Sì, esatto, è bella carica, Certo. è pronta a partorire. Noi abbiamo vinto, siamo pronti a partorire, siamo pieni di fiori dentro che stanno per sbocciare. Berkana. Indica anche effettivamente una gravidanza, l'arrivo di un bambino, dipende, come dico sempre, dal consultante, da quello che chiede. E poi, bellissima, ha un nome simile a un'altra runa, Ewaz. L'altra era Eiwaz, con la I. Questa è Ewaz. Anche qui vedete il simbolo? Che cosa è? Una M. Una M. E l'idea di cosa dà? Di movimento. Esatto, qui queste rune sono un po' più sottili, più spirituali, le altre sono più terrene perché partiamo dal basso. Ecco, Ewaz è questo movimento armonico, l'equilibrio e anche l'incontro con l'altro, è l'unione. Perché? Perché quando diamo frutto c'è un movimento armonico che ci porta verso l'altro. Le nostre vite non sono nostre, sono qui per essere a servizio di qualcosa. Quindi quando diamo frutto, non ne godiamo solo noi dei nostri frutti, ne godono anche gli altri. Ecco perché bisogna essere felici. E noi siamo qui per essere felici, perché se noi siamo felici, anche gli altri godono della nostra felicità e non il contrario, non significa essere egoisti. Usciamo da questo. Dopo i Waz, questo movimento armonico, questo incontro con l'altro, ancora di più c'è una runa molto particolare che si chiama Mannaz. Mannaz. Ma esatto, la vedete? È una specie di segno dell'infinito? No, praticamente sembrano due bandierine.
Due bandierine o due P che si incontrano, praticamente come due Vungio, vedete? Avevamo Vungio chiarissimo. nella prima famiglia e adesso sì. due Vungio che si incontrano. Quindi da bambino innocente abbiamo fatto tutto il percorso, ci siamo rotti ed ecco che ci incontriamo con l'altro anche. Quindi di nuovo siamo ritornati bambini, come dice Gesù Cristo, ma consapevoli, possiamo incontrarci con l'altro. Rappresenta anche il servizio verso l'umanità, nonché i pensieri. Ecco, una lettura quotidiana significa che una persona ha tanti pensieri, che se è invertita vuol dire che sono pensieri un po' legati al basso e devi ripulirli semplicemente, ma basta mangiare bene, magari hai l'intestino un po' intasato e quindi mangia meglio e ti si puliscono i pensieri. Però è l'incontro con l'altro, ma in una dimensione nuova. E quando noi abbiamo acquisito qualcosa, un po' quello che fai tu, Simone, e anche con le persone ospiti qui, sono persone che condividono quello che hanno appreso e l'hanno appreso solo grazie al viaggio che hanno fatto. Quindi Mannaz può essere con la runa del tuo podcast. Questa condivisione. Può essere con? La runa del tuo podcast. Ah, la runa, ok. Sì, questa condivisione di quanto si è appreso nel viaggio. Okay. Dopo Mannaz c'è la Guz, la runa dell'acqua, la runa delle emozioni, la devo prendere. Dove? Eccola. Molto semplice. Questa si vede un po' meno perché è un gancio solo verso l'alto. Sì. Ecco, quindi siamo connessi, la runa dell'acqua, del lago, dell'inconscio, nostro però, perché il lago è l'inconscio più personale, è connessa verso l'alto se è dritta, se no verso il basso, vuol dire che abbiamo pensieri ancora un po' sporchi, viene dopo Mannaz, e la runa delle nostre acque, che sono le nostre emozioni. L'acqua rappresenta le emozioni, quindi queste emozioni che condividiamo e che ci portano verso l'alto perché sono state ripulite da tutto il resto durante il viaggio. Poi c'è in Guz il seme, che devo prendere, devo trovare. In Guz è il seme perché una volta che abbiamo, e di nuovo anche per parlare del podcast che tu tieni, una volta che abbiamo appreso, iniziamo a condividere, noi piantiamo sempre nuovi semi. Eccolo qui. In realtà qui non so se si vede bene, in Guz può essere sia un rombo, lo si trova come forma rombo, oppure qui che rappresenta un po' la catena del DNA. Sì. Perché noi siamo piccoli semi uniti agli altri, soprattutto alla famiglia. E qui poi andiamo verso la famiglia, quindi questa catena di DNA che ci permette di esistere, che è la vita. Ecco, il seme che viene piantato, un seme nuovo di conoscenza. Noi possiamo piantare semi soltanto quando dentro di noi c'è vita, possiamo trasmettere qualcosa solo quando l'abbiamo davvero nel nostro cuore, se no non arriva niente. E arriva solo quello che c'è nel cuore. Infatti se una persona mi dice ti voglio bene ma dentro non è vero, lo sentiamo. Quindi siamo arrivati quasi alla fine, passiamo per Ottila, la runa della famiglia. Vedete che sembra un albero? Si vede? Sì. Sotto le radici aperte verso il basso e sopra qui chiuso. È un albero genealogico. Siamo tutti connessi, siamo una famiglia, ma Ottila nelle letture sempre quotidiane rappresenta un posto chiuso, un'università, un locale, una discoteca, un ufficio, dipende magari una domanda di lavoro, trovo lavoro, si guarda in un ufficio, per dire, anche se ripeto, non per divinazione. È l'albero genealogico che ci dice anche che noi comunque siamo unici, perché è connesso al basso, ma quello spazio chiuso lì di sopra, quello siamo noi. Quindi noi attingiamo le nostre energie dall'albero genealogico, ma le abbiamo trasformate perché noi siamo individui e abbiamo compiuto il percorso di individuazione, come direbbe Jung. Attenzione a non pensare a non confonderci, dobbiamo marcare bene il nostro spazio. Ce l'aveva già detto Agiz, Ottila ce lo raccomanda. Marca il tuo territorio, tu esisti connesso agli altri, ma come essere unico e irripetibile che deve portare il suo contributo nel mondo. Unico e irripetibile. L'ultima runa, meravigliosa, da Gaz, la runa della lettera D, perché è il mio cognome. Ecco, vedete, sono una clessidra, un papillon. Sì. È la runa della realizzazione, dell'illuminazione, della fine del viaggio e anche dei nuovi inizi, perché nella vita sappiamo che abbiamo 19 almeno istanze psicologiche, ognuna in viaggio in punti diversi e nella vita facciamo tanti viaggi, abbiamo tante morti e rinascite, quindi dipende, non so, nel lavoro sono in questo punto, la Simona lavoratrice è in questo punto del viaggio, la Simona nella relazione col compagno è a questo punto qui, quindi siamo clementi con noi stessi, nessuno arriva ad Agaz e tutti ci arrivano in qualche campo, ecco, perché poi l'illuminazione finale, come diceva Federico all'inizio,
moriamo, cioè non torniamo più. Siamo incarnati per fare un viaggio, e se il viaggio finisce siamo morti. Quando ci illumiamo, ci apriamo totalmente, e allora ciao, ci fondiamo con l'uno, ancora non siamo a questo punto e magari non ci arriviamo in questa vita. Ecco, però da Gaz indica nuovo inizio, indica una nuova alba, quindi che quando esce nelle letture significa stai tranquillo che queste difficoltà, non lo so, soprattutto se esce alla fine è molto bella, queste difficoltà che stai vivendo, perché in genere la gente viene quando stai vivendo un periodo di difficoltà, poi ti portano a un'illuminazione e magari si può vedere con le rune che cosa riguarda l'illuminazione, che cos'è. Ecco. Un nuovo inizio comunque e niente sarà più come prima. Quando esce da Gaz si dice questo. Anche qui però, per quanto sia bella, se una persona non accetta il cambiamento, perché poi dipende tutto da noi, da Gaz può diventare pesante. Mm. Questo. E la runa In che bianca? modo? Allora, la runa bianca io non la uso più perché si può dare all'inizio, quando si sta apprendendo a leggere le rune, semplicemente perché siamo confusi, perché non sappiamo, lei dice, quando non sappiamo e magari non è il momento, esce lei e dice, vabbè, non è il momento di fare una lettura. Mm? Mm. Alcuni dicono, io l'ho messa nel mio manuale, perché è un manuale che ho scritto tanti anni fa, e perché in alcuni sacchetti non c'è, nel mio sacchetto c'era, ma io non la uso. Significa che non si sa, o che non si può sapere, ancora più di Perth. C'è già una runa che ci dice questo, ma quando c'è una runa bianca, guarda, non chiedere di questo, non ti è dato sapere, non si sa, o ascoltati di più, esce bianca, oppure non sei connesso, connettiti. Quindi si può usare all'inizio, poi io consiglio sempre di toglierla, anche perché sono appunto 3 famiglie di 8, la runa bianca è un di più. In passato veniva usata, avevano le rune bianche semplicemente perché se ne perdevano una, ne tagliavano un'altra. E quindi avevano già pronte le rune vuote, le persone che usavano le rune, anche per dare indicazioni quando, semplicemente per intagliarne una nuova per averli pronte. Ok. Fede, dammi un secondo, so che vorrei chiedere qualcosa perché anche io avrei delle domandine, però Simo, so che tu devi scappare e teoricamente volevamo anche fare una piccola dimostrazione pratica e poi ci sarebbero anche le domande di chiusura. Quindi dimmi un po', dammi un feedback tempistico. 10 minuti. Ok, vai Fede, se hai una domanda. Mm. Una Niente. domanda da 10 minuti. Oh. No, un paio di minuti. Scegliene Ok. una magari tra quelle, selezionane una se riesci. Ok, avevo una curiosità. Ho letto che Odino è il dio che in principio ha creato le dune, quindi ha creato le rune, scusate, e quindi l'alfabeto. Non so se questa informazione sia però, non so, traviata o riportata in qualche modo. E Odino praticamente ha sacrificato se stesso a se stesso, impiccandosi, aprendosi il costato. Poi da questo sacrificio ha trovato runa per runa, quindi creato l'alfabeto e quindi di conseguenza ha creato il verbo, ha dato un nome alle cose. Ecco, volevo prima di tutto capire se questa è un'informazione reale o verosimile, almeno per la cultura del nord. Io avrei una domanda, perché? C'è un'informazione essenziale. No, Eh, però mi ha interessato una parte in cui, cioè che in realtà stavo riflettendo io, siccome abbiamo parlato anche di Gesù, di Bibbia e di Vangeli. Giovanni 1:1, in principio era il verbo era Dio, il verbo era presso Dio, quindi attraverso il verbo tu poi vai a creare, perché ha un potere di risonanza, di vibrazione magico, tra virgolette, non come noi intendiamo la magia, ma è quello. E quindi ho trovato nel tuo racconto una marea di assonanze, quindi molti dicono, com'è possibile essere cristiano, ma poi usare le rune, usare queste cose. In realtà la storia è identica, cioè dalla famiglia numero uno, no, che c'è l'inconsapevolezza nell'Eden, succede un qualcosa, noi iniziamo questo viaggio verso, tra virgolette, il basso, verso la materia, abbiamo sempre più bisogni terreni, ma poi ci eleviamo, sempre più doloroso, sino ad arrivare poi al 3, alla famiglia 3 delle rune, dove poi c'è una riconnessione, un rincontro, però consapevoli.
che fondamentalmente, almeno per come la vivo io, è esattamente quello che andiamo a vivere poi in un percorso spirituale, quindi è bellissimo che sia estremamente connesso. Mi è piaciuto poi quando hai parlato della morte, della serie Non tutte le morti sono l'ultima morte, quindi togliere questa accezione negativa dalla morte, che è semplicemente un fatto come lo è la nascita, sino a poi riconnettersi veramente perché evidentemente si è esaurito tutto questo percorso di perdere il braccio col dio Tyr, giusto? Odino che ha sacrificato Loki e così così. Noi possiamo vedere una perdita egoica di quello che è l'essere umano, sino a poi avere un'ascensione. Sì. Ti rispondo velocemente riguardo Odino. Si è appeso per 9 giorni, 9 notti, per avere l'informazione. Non è che non nascono da lui le rune, come ogni Ok, cosa divina. Non nasce da un soggetto, lui era un dio e gli dei, ok. come quelli greci, sono rassegnati molto agli esseri umani, non hanno un potere Eh, onnipotenti, onniscienti. Quindi si è appeso per avere questa informazione del costato, non lo so, sì, no, non importa. Si è appeso a testa in giù sì, e poi ha sacrificato il suo occhio. In realtà è il gigante Mimir che poi gli ha dato la conoscenza e quant'altro. Però sì, è rimasto appeso sì, 9 giorni, 9, il numero della realizzazione, la fine di un ciclo, qui è tutto veramente collegato, di questo dovremmo parlare per ore. Sì, è il figlio prodigo, anche la parabola del figlio prodigo, è tutto lì, cioè il viaggio dell'eroe lo troviamo dappertutto in tutte le culture, la parabola del figlio prodigo, lui va via dalla casa del padre, dall'Eden, da Dio, scende fino a non poter mangiare nemmeno quello che mangiano i maiali a casa del padre, e poi ritorna a casa del padre consapevole, il padre ammazza il vitello grasso, perché è tornato il figlio, ma consapevole. certo, Quindi è questo. certo, chiarissimo. Beh, Non conoscevo io questo parallelismo, diciamo. eh, passiamo alla pratica, riusciamo? Sì, dai. Riesci a fare uno e uno? Ok. O... Vai tu o vado io, Fede? Cosa devo fare? Sulla Una base di quanto... domanda? Come funziona? Come volete, siccome facciamo una cosa veloce, quindi o chiedo io alle rune cosa hanno da dirvi, o voi se avete una domanda su questo momento, non sul futuro. Eh? Prendo le rune, non lo so, come volete. Ok. Ah, la volta scorsa mi pare ti avessi chiesto cosa mi bloccava verso la mia realizzazione. Vero? Adesso ti chiederei appunto un consiglio sul qui e ora, in questa fase della mia vita, per andare verso la realizzazione, la felicità, la consapevolezza, insomma. No? Ok, sì. Anche le domande, alle rune devono essere poste in modo diverso rispetto ai tarocchi, quindi qua chiediamo, intanto io ho la mia acqua, le candele Ok. sono lontane, come ho detto, perché bisogna sempre offrire degli elementi. Ok. Quindi chiediamo cosa può fare Simone in questo momento per la sua realizzazione professionale o in generale? In generale. In generale, cosa può fare Simone in questo momento per la sua realizzazione? Qui sono un po' inficiata anche dalle mie emozioni. Infatti, no. Perché? C'è un momento di tensione, che è uscita ai Wads. Devi restare un attimo in tensione. Io ne prendo 3 in genere. Perché? Perché? Ok, te lo posso dire in privato. Sì? Ehm, eh, Magari un periodo un po' provante, ecco, riassunto così, ne ho preso 5. Ecco, io ne prendo 3, se poi devo andare 5 o 7, ecco, perché poi c'è il modo di leggere 3 o 5 o 7. Io adesso sono arrivata a 5, posso arrivare a 7 o 9. Te lo dico in privato, magari le prendo in linea di massima, porta pazienza, proteggiti, proteggiti, non so. Comunque lo scambio c'è con gli altri, forse parli questo podcast, non lo so perché la domanda è molto generale e qui c'è pubblico così. Divertiti, pensa a divertirti e a proteggerti. Viene fuori molto questo messaggio. Poi prendilo tu come informazione, ecco, vedila tu, farla lavorare dentro di te. Ok? Ok, Grazie. a te.
A voi. Federico. Allora, io parto, siccome hai chiesto del momento, io in questo periodo ho avuto un infortunio abbastanza grave alla schiena. Una delle cose che spesso mi capita di pensare o ripetere è il portare carico. Sicuramente negli ultimi anni ho abusato dell'energia maschile, quindi preso tutto sulla schiena, trasportato, passato sopra qualunque cosa perché dovevo raggiungere un obiettivo. E quindi vorrei chiedere, vista questa premessa, è un momento in cui ho esagerato o ci sono parti della mia vita che mi stanno talmente tanto affaticando da non permettermi poi di raggiungere quell'obiettivo? Quindi sempre in termini di realizzazione. Mm. Sto pensando a che domanda posso porre. Quindi posso chiedere, Posso dimmi. dire questo, dato, per semplificare, dato un enorme peso che comunque continuo a portare, ci sono parti, in questo momento che mi accompagnano, ma che mi stanno, appesantendo più del dovuto e che potrei lasciare andare? Nella domanda che posso porre cosa può fare Federico per alleggerirsi questo? Se poi c'è qualcosa che ti appesantisce, viene fuori. Capito? Ok. Sì, Ok. in termini magari di vizi, rapporti, Mm. qualunque. Vediamo cosa può fare per alleggerirsi. Sì, ma i blocchi mi sembrano più esterni. C'è qualcosa che impedisce il movimento, di doloroso anche? Vabbè, Sì, poi ti dico, però ci sono... Ok. Porta pazienza, devi essere creativo per liberarti di questa spina, qualche, qualche persona forse anche, che magari non sai, o forse sì, forse lo sai. Porta pazienza e ascolta le tue emozioni e la tua intuizione. ok, È questo, ne hai preso 5, posso arrivare a 7. come ultimo. Sì, perché... Ah, ok, e quindi non c'è dato sapere. Non c'è dato sapere. Sì, poi è uscita aperta, quindi vuol dire che non c'è dato sapere. Ascolta la tua intuizione e comunica con te stesso forse, ma soprattutto riguardo gli altri. Guarda chi c'è intorno a te e vedi, ecco, se magari sono più le persone, non da allontanare perché tanto le persone si allontanano da sole. Rivaluta le tue relazioni in base alla tua intuizione. Ascolta molto quello che senti tu. Porta pazienza e comunica, fai qualcosa, sii creativo. C'è bisogno di creatività nella tua vita per alleggerire questi pesi, perché nel movimento noi ci liberiamo. Hai detto, forse che scrivi, non so, dedicati a qualche attività creativa. Ok. È curiosamente centrato. Grazie. Ok, prego. Poi è sempre così legge anche perché ci guarda la gente, non voglio entrare nell'intimo di nessuno, quindi un messaggio molto generale. Certo. Ok, Simona, siamo arrivati alla fine, così per riassumere e concludere, quindi le rune ci possono aiutare ci aiutano A comunicare con noi stessi, a capire cosa sta succedendo e cosa possiamo fare per il nostro bene. Perfetto. Fede, qualche altra domanda al lampo prima di passare alle ultime per chiudere? Non è una domanda, è sempre un'osservazione perché in realtà è stata molto chiara. Mi è piaciuto quando ha detto molto spesso puoi rifiutare un qualcosa che non ti risuona, tra virgolette. Però è interessantissimo come entrambe le persone, quindi sia colui che fa le rune sia colui che le riceve, a cui vengono fatte, come si dice, lette, devono essere persone centrate, quindi chiaramente colui che le tira non deve mettere troppo del suo, quindi non deve proiettare. D'altro canto, colui che le riceve, se ha un sacco di blocchi o soprattutto giudizio, magari rifiuta qualcosa che non accetta, ma che in realtà è vera. E quindi è boh, super interessante. Bene. Come ti dicevo, non era una domanda. Sì, beh, cose Anche perché interessanti. non riesco a fare domande brevi, quindi No, andiamo troppo. tranquillo. Cose interessanti ne sono
emerse tantissime, però non abbiamo tantissimo tempo, quindi a sto Ah, giro... una ce l'ho, scusa. Ti prendi cura me la sono scritta, ti prendi cura delle rune, quindi le pulisci, si caricano, si scaricano, perché sono pietre o non so. Sì, le mie sono pietre, le pulisco con l'incenso ogni tanto. Ok, quindi ti prendi anche cura della loro energia, perché potrebbero prendere energie negative anche. Grazie per la domanda, le tocco solo io le mie rune, eh? Non è Ok, obbligatorio, ma le mie rune le tocco solo io, anche quando le leggo agli altri. ok. Quindi chiaramente eviti, almeno sai da dove viene. Sì, esatto. Ok, ok, chiarissimo, grazie. Benissimo. Vabbè, sì, ma a questo punto ci dirigiamo alle domande di chiusura. Hai già risposto in realtà, però magari nel frattempo è passato un po' di qualche mese. Non so, ti senti di consigliarci un libro o un film in generale? Libro, ma a parte se volete contattarmi, io tengo anche corsi di rune alle persone perché mi piace tanto. Libro fondamentale, se questo ce l'ho qui, non si vede. No, Non si vede, non si vede. Non ce la faccio. Ok, eccolo qui. Rune male. Ok. Perfetto, è un po' grosso, il mio è vecchissimo, perché lo uso sempre. Per me è fondamentale, è scritto da due italiani, Umberto Carmignani e Giovanna Bellini. Beh, Runemal. un film, non per forza in ottica rune, Ah, intendo nell'ottica magari un po' più vasta della spiritualità, la crescita. beh, adesso la serie TV The Chosen, Ah, quella, sì. i prescelti in italiano, quella meravigliosa, guardatela perché dobbiamo nutrirci di bellezza, di cose belle e utili e non di notizie brutte che abbassano le energie e servono a poco. Quindi cose belle, la serie su Gesù, molto bella e comunque sentire, sempre il verbo per tornare a Maggiore Giovanni che citava Federico, ascoltare cose belle, parole belle ci cambia. Quindi la serie, non so se è Chosen o The Chosen, è, The Chosen, mi raccomando, il Salmo 90, 91, prima di andare a dormire, sempre. Che recita? Leggete, è un salmo protettivo. Ok. Chi dimora nell'ombra del Signore, ecco, viene sempre protetto. Lo cita anche il diavolo quando tenta Gesù, gli angeli verranno a prenderlo e serve come protezione prima di dormire, che uno creda o meno, di nuovo sono parole che nutrono Senti. e proteggono e i salmi sono molto importanti. Ok, ci cadono 100 euro dal cielo o da qualche altra parte, a parte un corso con te sulle rune o una consulta, cosa ci consigli di fare? Ma in questo momento, visto la situazione mondiale e quant'altro, ma divertitevi, non so, io viaggerei, ma io non lo so, qualsiasi cosa, fate un giro in un museo, ecco, nutritevi di bellezza, non divertitevi ubriacatevi, nutritevi di bellezza, un museo, un viaggio da qualche parte che vi nutra di bellezza. Anche Bene, un massaggio, va bene. Ma... una tenda o un po' di natura da qualche in Sardegna che ne abbiamo. Anche, sì. Ok, l'altra, nei momenti di difficoltà tu cosa fai? Sì, ma come li affronti per star meglio o per starci senza, togliendo meglio? Non so. Qui, a Bibbia, leggo. Ah, leggi? Ok. Leggo, scrivo, ho scritto anche un libro, insomma, per l'altro giorno, scrivo, apro la Bibbia a caso e leggo quello che esce. Ok. Ho una domanda lì che la voglio fare, ma non la voglio fare, magari la fa Vai. Federico, perché poi recentemente è andato a una conferenza, ma vabbè, puntini, puntini, puntini. Siamo sempre nel cielo, a sto giro c'è un cartellone nel quale tu puoi scrivere un qualcosa visibile e leggibile a tutto il mondo. Che ci scrivi? Bellezza, Bellezza. bellezza. È pensato come un messaggio da dare. Messaggio da dare, meravigliatevi. Ok. Nella bellezza. È la bellezza. Quindi è sempre quel nutrire quella bellezza interiore che ci aiuta, insomma, a quel moto ascensionale. Ok. Poi sì, ma abbiamo la catena dove si risponde alla domanda del precedente e si Sì. formula la domanda per il successivo. Mm. La Ok. precedente è una ragazza sarda, coetanea di Federico, psicogenealoga, o non so se l'ho detto bene, Ok. psicogenealogia, siamo lì, quindi anche numerologia, tarocchi, naturopatia e tanto altro.
E la domanda è la seguente. Lei chiede, per restare anche un po' in ottica psicogenealogica forse, quello che fai dipende, ci aggiungo io l'avverbio, esclusivamente da una tua scelta o c'è un'influenza familiare della serie, sei in qualche modo influenzata o sei stata influenzata dalla famiglia per non deluderla in qualche modo? Questa è una domanda che tra mezz'ora per Che rispondere, ridete? Ho perché detto quello io che... No. sì, l'albero genealogico influenza, ma nel momento in cui uno è inconsapevole. Io sono pro costellazioni familiari, sì, certo, veniamo da lì, ma veniamo da lì perché ce l'abbiamo noi dentro, cioè il contrario, capito? Io sono nata in questa famiglia non perché mi sono caricata i traumi di mia mamma e di mio babbo, ma perché mi servivano quelli perché già appartengono al mio viaggio, quelle ferite mi si devono aprire, mi servono, quindi non sono del mio albero. Sono io che sono finita lì perché sono anche mie, corrispondono. Quindi è che magari per osservarle mi serve osservare la vita dei miei genitori, però no, Simona è Simona, unica e irripetibile. È venuta in quella famiglia perché doveva vivere quelle cose lì e quella famiglia le dà gli strumenti e le apre le ferite in modo perfetto perché lei viva quello che è venuta a vivere. Poi Simona va via e rimane quel motore che ha dentro. Questo in Quindi breve. se ho inteso bene, quindi poi è Simona che attraverso degli strumenti come per esempio la psicogenealogia va a riscoprire perché sta vivendo determinate cose, le affronta e le risolve. Sì, ma prendiamoci le nostre responsabilità. Non è perché mamma, babbo, tizio, no. Simona è responsabile di tutto quello che vive, anche dei genitori che si è scelta. Ok. Ok? Ok, perfetto. Sì. Grazie. Simo, devi formulare tu a sto giro una domanda, non sappiamo ancora per chi Ok. sarà. La domanda in realtà è molto semplice. Che cos'è per te la bellezza? Di cosa ti nutri quando ti devi nutrire di bellezza? Ok. Ok, bene. Mi sa che sforando un pochino ce l'abbiamo fatta, a meno che uno dei due non voglia chiedere o da aggiungere qualcosa. Per me è a posto, anzi ti ringrazio, ne approfitto perché scusate, è vero che io ho i tempi stretti, quindi grazie Simone veramente per questa possibilità e grazie Federico per le tue domande interessanti e interessate, perché si vede che avevi un vivo e sincero interesse. Assolutamente sì, infatti adesso mi ordino un paio di rune. No, mi ha incuriosito tantissimo e lo voglio approfondire seriamente, quindi grazie a te. Quindi Simona, Prego. lasceremo ovviamente qua i tuoi contatti, ribadiamo che tieni dei corsi e sei disponibile eventualmente per delle letture, il sostantivo giusto? Sì, Private tiraggio di rune, sì. di rune e tarocchi anche, no? Sì. Ok, Simona, quindi se è tutto ci salutiamo, un piacere come sempre e spero di rivederti qua su Connectando. Anche io Simone, grazie mille. Grazie a te. Grazie mille Simona, Grazie Fede. Ciao a a tutti. prestissimo. Ciao Simona, ciao Federico, ciao a tutti. Grazie.